Caro saluto a tutti da Piergiovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale YouTube e nella seconda parte della video recensione del binocolo Nikon Stabilized 10x25. Se non avete visto la prima parte, dove vi ho mostrato l'unboxing e i dettagli tecnici dichiarati dalla casa madre, vi invito a guardarla. Trovate il link in descrizione e nei suggerimenti alla fine di questo video. Oggi mi concentrerò invece sulle mie impressioni pratiche, sulla qualità ottica e sugli utilizzi reali di questo binocolo. Ho poi collegato un iPhone all'oculare, quindi vi mostrerò in parte la sua qualità e le sue prestazioni. Per una recensione ancora più approfondita vi ricordo che su binomania.it potete trovare un articolo con immagini e tabelle. Iniziamo subito. Innanzitutto vi ricordo che il formato 10x25 costa 799 euro IVA inclusa, mentre il formato 12x25 ne costa 819. Partiamo dall'ergonomia. Il Nikon 10x25 è un binocolo molto compatto per essere stabilizzato, con un design che consente di chiuderlo e tenerlo all'interno della tasca della giacca. Nonostante la sua dimensione ridotta, risulta piuttosto comodo anche durante le lunghe sessioni di osservazione. La maneggevolezza infatti è uno dei suoi punti di forza. È leggero, pesa circa 500 grammi con le batterie ed è facile da trasportare. Perfetto quindi per chi cerca qualcosa di pratico da portare sempre con sé. La forma, come vedete, è abbastanza classica, ma la stabilizzazione lo rende decisamente moderno e interessante per chi ha bisogno di un binocolo che non richieda un grande impegno fisico, soprattutto durante l'utilizzo a mano libera, magari qui in montagna. Non è il binocolo più comodo in assoluto vista la pupilla d'uscita e il diametro di 25 mm, ma è sicuramente tra i più pratici e funzionali nella sua fascia di mercato. Ai tracker più estremi rammento che non è impermeabilizzato, tuttavia ieri l'ho usato sotto una bella nevicata con un po' di criterio senza particolari problemi. Passiamo adesso a parlare della messa a fuoco. La rotella di messa a fuoco è risultata fluida e senza giochi. Ho stimato personalmente una distanza minima di messa a fuoco di 260 cm e da questa distanza è necessario ruotare la manopola in senso orario di circa 3/4 di giro per raggiungere l'infinito. Da 11 metri all'infinito invece basta ruotare la manopola di pochi millimetri per ottenere una messa a fuoco precisa. La regolazione delle diottrie non ha un blocco di sicurezza, ma si muove con una discreta pressione e quindi non si è mai spostata durante l'utilizzo pratico. Adesso vorrei parlarvi brevemente della qualità ottica, che è uno poi degli aspetti più importanti per un binocolo. Nikon non dichiara la presenza di ottiche ED, ma si limita a citare la bontà dei vetri utilizzati. Del resto, in proporzione al suo formato, come vedete, mostra immagini nitide con un buon contrasto, però non è un binocolo con ottiche a bassa dispersione. Gli oculari non sono grandangolari, il campo apparente è di circa 55 gradi, i paraluce sono molto comodi e ho trovato funzionali le varie posizioni col sistema click stop. Riguardo i prismi vi posso dire che sono a tetto di tipo Smith Passion, realizzati con vetro BH4 che mi è parso di buona qualità. La pupilla di uscita dell'esemplare che ho testato si è dimostrata perfettamente circolare e durante le osservazioni verso l'infinito il diaframma di campo, quindi il cosiddetto field stop, presenta anche un bordo estremamente netto. Relativamente alle aberrazioni geometriche e cromatiche troverete molto all'interno dell'articolo. Qui vi posso anticipare che questo Nikon gestisce piuttosto bene l'aberrazione cromatica ma anche la curvatura di campo. Al centro del campo visivo infatti non ho notato significative aberrazioni cromatiche anche quando ho osservato soggetti in forte controluce con alto contrasto. Sui bordi però il cromatismo laterale diventa più visibile, ma comunque non è un problema poi alla fine se osservate più che altro panorami o paesaggi, non andate a trovare il cavillo in controluce. Inoltre la presenza di distorsione angolare a cuscinetto dovrebbe limitare l'effetto palla rotolante. Parlo al condizionale perché io non ne sono particolarmente sensibile. Comunque nel panning, quindi spaziando da destra verso sinistra e viceversa, l'ho trovato particolarmente efficace. Mi ha colpito inoltre la scelta di Nikon di esprimere la stabilizzazione in termini di riduzione delle vibrazioni, indicando che il sistema riduce l'80% delle vibrazioni.
L'ho trovato infatti molto performante, con ottimi risultati sia nell'osservazione di soggetti fermi che nel panning, ossia quando si seguono oggetti in movimento come uccelli o veicoli. Il sistema di stabilizzazione è di tipo lens shift e Nikon lo descrive come in grado di ridurre le vibrazioni di circa un quinto. Oltretutto poi mi è sembrato anche poco esoso e le batterie sono durate veramente tanto, anzi nel corso del test onestamente non le ho ancora scaricate. Adesso vi farò vedere alcuni video ottenuti collegando semplicemente l'iPhone all'oculare. Ovviamente noterete magari maggiori vibrazioni rispetto a quelli che si otterrebbero utilizzando il binocolo saldamente con due mani. Stabilizzazione disattivata, adesso l'attivo. Funziona particolarmente bene. Capannoni in lontananza, senza stabilizzazione, vedete sto mettendo a fuoco, è pur sempre un 10x, accendo, immagine ferma. Provo a abbassare la luminosità dell'iPhone. Provo a ingrandire con due dita sul display, vedete che si vedono le auto parcheggiate. Sgancio, ecco, questa è una situazione pratica dopo mezz'ora di risalita a piedi con lo zaino, braccia un po' stanche. Riaccendo, stabilizzazione disattivata, adesso l'attivo, porto questo gruppo di case verso il bordo, vedete che c'è una leggerissima perdita, ma comunque l'immagine secondo me rimane apprezzabile. Ricordatevi che ve lo ripeto un'altra volta, con una mano sto tenendo l'iPhone, con l'altra il binocolo, quindi sono meno stabile di quanto possa essere nelle osservazioni comuni. Provo a zoomare con l'iPhone e adesso stacco la stabilizzazione. Guardate la differenza. Adesso la riattivo. Un altro test, rami in controluce, e qui vanno in crisi molti binocoli ED, sono senza stabilizzazione. Adesso l'attivo, vedete l'immagine si ferma, in questa circostanza molto critica compare un po' di cromatismo residuo anche al centro. Stabilizzazione attiva, stabilizzazione disattivata, mettere a fuoco, attiva, disattivata. Dopo queste brevi clip vorrei parlarvi del birdwatching e dell'osservazione del paesaggio. Il binocolo in questo caso ha brillato per la sua capacità di mantenere l'immagine stabile anche durante i movimenti nel panning. La stabilizzazione infatti è un grande vantaggio perché riduce notevolmente le vibrazioni, migliorando poi la visibilità dei dettagli anche a media-lunga distanza. Soprattutto l'ho apprezzato per l'osservazione dei rapaci, come ad esempio in questi punti panoramici, ma la stabilizzazione comunque ha reso le osservazioni molto più piacevoli rispetto a un binocolo tradizionale mano libera. Le stelle inoltre fino a circa il 90% dal centro del campo sono puntiformi e la stabilizzazione ha permesso di osservare senza eccessive vibrazioni anche quando la testa è inclinata verso lo zenith, quindi in questo modo. Sebbene il diametro dell'obiettivo non sia grande, sono riuscito comunque a scorgere da queste zone, quindi Prealpi in provincia di Varese, tutti gli ammassi stellari in Auriga, la galassia M31 e ad esempio anche le stelle doppie visibili con tale strumento nella Lira e nella costellazione di Orione. Si vede abbastanza bene anche M42. Arriviamo ora alla sintesi. Quali sono i principali pregi e difetti di questo nuovo binocolo stabilizzato Nikon? Tra i pregi direi innanzitutto il sistema di stabilizzazione, perché è molto efficace e funziona perfettamente per migliorare comunque la visibilità, soprattutto a mano libera quando si è stanchi. Il design compatto lo rende molto pratico e facile da trasportare. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo considerando le prestazioni, la durata delle batterie e comunque il pregio del brand. Le ottiche offrono una buona nitidezza e contrasto senza essere ED.
Tra i difetti, come tutti i 10x25, la pupilla di uscita è ovviamente un po' piccola, quindi non è ideale in condizioni di scarsa luminosità come ad esempio al crepuscolo. Non è completamente impermeabilizzato. Si nota ogni tanto un po' di luce diffusa in certe condizioni come oggi di luce intensa, come quando ad esempio si inquadra in questa zona e abbiamo il sole a circa ore 2. In conclusione, il Nikon 10x25 Stabilized è un binocolo compatto con uno stabilizzatore che giudico funzionale e efficiente e che offre ottime performance in una varietà di situazioni. È ideale per escursionisti, fotografi appassionati dell'osservazione del paesaggio che cercano un binocolo pratico e performante, pur non essendo perfetto in tutte le situazioni. Secondo me rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un binocolo con una valida stabilizzazione a un prezzo competitivo e decisamente compatto e dalla linea classica. Per oggi termino qui. Come sempre il mio ringraziamento va a Nital, distributore ufficiale dei prodotti Nikon qui in Italia, per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test. Un grazie inoltre anche a tutti voi che mi seguite e supportate quotidianamente. Se avete trovato utile questa video recensione, quindi non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi test e video. Un caro saluto a tutti voi da Piergiovanni Salimbeni e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!